The King of Pigs. Che serie della Madonna. Vai con la sigla. Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, sono IRD, il recensore delirante. A proposito, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti subito e attiva la campanellina per rimanere aggiornato per i prossimi video. Ti chiedo inoltre il favore di sostenermi con un like e magari di lasciare un commento, perché sono azioni che aiutano l'algoritmo di YouTube a farmi crescere. Ho finito da qualche giorno di vedere questa serie pazzesca di cui voglio parlare, e sì, è un altro drama coreano, che si intitola Twaechewon. L'ho detto bene? Ma internazionalmente conosciuto con il titolo inglese The King of Pigs, ossia il re dei maiali. È una serie della Corea del Sud che mi è stata consigliata da un membro del mio gruppo, la Taverna degli Amanti di Anime, Manga, Cinema e Serie TV. A proposito, se non siete iscritti, iscrivetevi su Facebook, il link in descrizione. Questa serie coreana, composta di 12 episodi e autoconclusiva, è diretta da Kim Dae-chin, prodotta da Studio Dragon e Hidden Sequence per la piattaforma di streaming coreana Tving o Twing a seconda della pronuncia. Questa serie in realtà è un live action di un film d'animazione coreano del 2011 e diretto da Yeon Sang-ho, che altri non è che il regista di Train to Busan, ma anche del suo prequel spin-off Seoul Station, o se preferite Seoul Station, di cui adoro entrambi i film. Seoul Station a me ad esempio era piaciuto moltissimo, per certi versi lo preferisco anche a Train to Busan. Comunque sia, il dramma coreano, fatto con attori in carne ed ossa, si differenzia per un bel po' di cose dal film d'animazione, ma questo ci arriveremo. Allora, di che cosa parla The King of Pigs? C'è questo tizio, Wang Kyun-min, interpretato da Kim Dong-wook, che praticamente sembrerebbe aver ucciso la moglie e sulla scena del crimine una detective chiamata Kang Chin-ah, interpretata da Chan Chun-an, trova questo messaggio scritto da Kyun-min in cui praticamente invita un altro detective a fare qualcosa insieme. Praticamente questo detective, che è Yoon Chon-suk, interpretato da Kim Song-kyu, è in realtà un amico d'infanzia di questo presunto omicida. Durante le indagini Yeon-suk e la detective Kang si rendono conto che questo Kyun-min sta in realtà cercando di compiere una vendetta nei confronti dei bulli che lo hanno tormentato a scuola nel periodo delle medie, dove era presente anche Yeon-suk, che era amico di Kyun-min ed era anche lui stesso una vittima di questi bulli. Quindi Chon-suk e la detective cercano di fermare Kyun-min. Il mistero si infittisce quando si scopre che in realtà a lottare coi bulli c'era una terza persona, un terzo ragazzino, che sembra essere la causa che ha scatenato la vendetta di Kyun-min e parrebbe essere il motivo per cui lui stia tirando dentro il vecchio amico Chon-suk. E questa in breve è la trama di The King of Pigs. La serie ha una narrazione parallela. Abbiamo da una parte il presente in cui c'è l'indagine e c'è Kyun-min che va a vendicarsi dei bulli ormai adulti, e la narrazione del periodo delle medie in cui vediamo Chon-suk e Kyun-min subire le angherie di questi bulli. Qui innanzitutto va contestualizzata una cosa. Qui in Italia o qui in Occidente evidentemente la parola bullismo non so quanto renda effettivamente. In Corea del Sud, come in altri paesi asiatici, il bullismo è un annoso problema. Il bullismo mostrato in questa serie, come in altre, Non siamo più vivi, The Glory e via discorrendo, non è il bullismo che magari si può immaginare un italiano. Parliamo di aggressioni non solo verbali ma anche fisiche forti, anche di abusi sessuali, al punto da portare anche ragazzi al suicidio. Non è che da noi non ci siano queste cose, però non sono sicuro che il termine bullismo da noi renda l'idea, perché succede che alcuni italiani che guardano queste serie a volte trovino esagerato
esagerate le violenze mostrate. Non credo affatto che siano esagerate. Il drama live action rispetto al film d'animazione modifica molto il contesto, ne cambia la struttura, trasformandolo da thriller psicologico, che è il film d'animazione, ad un thriller vendicativo. Quindi qui nella serie ci sono personaggi che fanno mestieri differenti per una mera funzione narrativa. Quindi c'è questo elemento della vendetta contro le persone ormai adulte che nel passato hanno compiuto questi feroci atti di bullismo che hanno completamente cambiato la vita della vittima o delle vittime. Quindi in alcuni aspetti ricorda anche di quell'altra serie bellissima che è The Glory, presente su Netflix. A tal proposito, The King of Pigs, che io sappia, non è mai arrivata da noi. Come dicevo, la serie rispetto al film d'animazione rimuove alcune parti oniriche che sarebbero state troppo assurde per una serie live action, anche se mantiene qualcosa in quel senso, aggiunge anche dei personaggi funzionali alla narrazione e in molti concetti risulta differente. La cosa che mi ha stupito è che il personaggio scelto per il personaggio di Chon-Suk ha una sagoma identica a quella del film d'animazione. Comunque sia, questa è una serie pazzesca, capace di sorprendere ad ogni episodio. La serie, come ho detto, è incentrata sulla vendetta, quindi c'è questo cliché del oggi il bersaglio è lui, poi c'è lui, quindi tu spettatore in un primo momento sei convinto che la formula sia questa, e invece, io non voglio spoilerare, ma quando lui va dai primi due bersagli a colpirli e tu ti aspetti che poi ci saranno gli altri bersagli ancora peggiori, in realtà i bersagli che vediamo all'inizio sono i peggiori e i flashback su questi primi bersagli, anche dopo essere stati espletati per così dire nella parte adulta, noi continueremo a vedere i flashback da bambini quando questi bersagli continuano a bullizzare i nostri due protagonisti sfortunati, Chon-Suk e Kyung-min. E quindi nonostante nella narrazione adulta i bulli, i peggiori, vengano puniti, noi continuiamo a vederli nella narrazione in cui sono ragazzini delle medie. E quindi continuiamo a vederli mentre bullizzano i nostri protagonisti, Kyung-min e Chon-Suk. E questa cosa è pazzesca, perché prima veniamo soddisfatti dalla vendetta, perché la serie ti colpisce nel profondo a vedere queste persone tormentate da questi bulli in quella maniera. Quindi si ottiene soddisfazione a vedere Kyung-min vendicarsi con una vendetta spietata. Ma poi continuando a vedere gli episodi e questi nelle versioni da ragazzini delle medie continuano a fare i bulli, è come se non cancellasse nulla la vendetta, come nella realtà. Cioè se tu uccidi uno che ti ha fatto del male in passato, ma non cancella quello che ti ha fatto in passato. E la serie dà proprio questa sensazione. Lui si vendica, ma quelle cose che ha subito sono ancora lì, in loop nei suoi traumi. La regia di Kim Dae-chin è pazzesca. Ogni episodio crea uno stato adrenalinico sia nel passato che nel presente. Gli attacchi dei bulli e le risse sono messe in scena da manuale. Poi c'è la colonna sonora che mantiene la tensione a 1000. Ogni episodio mette un hype pazzesco per vedere l'episodio successivo. Non è solo la vendetta, c'è qualcosa in fondo più grande tra i due protagonisti. E la musica. Mamma mia, in certi momenti è da brividi. Gli attori sono stati bravissimi, i bambini pazzeschi, in particolare quelli dei due bulli principali e di Chon-Suk e Cheol. Le parti in cui vediamo le angherie dei bulli sono proprio crude, soprattutto perché vediamo quanto pesa ai protagonisti questa situazione e quanto invece a questi bulli vada tutto per il meglio. Anche da adulti hanno vissuto come se niente fosse, anzi hanno messo su famiglia, sono tutti tranquilli, quindi manco a dire il karma, nemmeno. E invece le vittime dei bulli sono rimaste segnate per sempre, vanno dagli psicologi, hanno problemi in famiglia, hanno problemi nel lavoro. Quindi la serie ti trasmette un senso di frustrazione e una voglia di vedere vendetta nella serie. Insomma, questo The King of Pigs è veramente una bomba, recuperatevelo subito, la serie è del 2022 comunque. Io vi consiglio anche di vedere il film d'animazione, però vi consiglio di guardare prima la serie, perché secondo me ha dei colpi di scena pazzeschi, poi io trovo la serie molto più bella del film d'animazione.
Sicuramente mi avrà influenzato aver visto prima il dramma. Però io sinceramente lo reputo superiore al film di Yeon Sang-ho. E questo dramma entra di diritto tra le serie che ho adorato di più. Potrei dire altre mille cose, ma non voglio spoilerare. Una webserie quasi perfetta, quasi perché c'era un punto in un episodio che non mi aveva convinto e che poi guardando il film d'animazione ho capito perché non tornava nella serie, che sarebbe il punto in cui la polizia va a scuola a cercare Cheul, se l'ho pronunciato bene non lo so. E la scena in cui va all'obitorio con la madre, che secondo me nel dramma ha poco senso per come è stata messa in scena, e ho capito perché quando ho visto il film d'animazione, siccome loro hanno cambiato delle cose, nel film d'animazione ha senso, nel dramma no. Questo è tutto, recuperatevi The King of Pigs, è pazzesca, non crediate neanche per un istante che queste serie valgano di meno di molte serie televisive americane. Anzi, non fate l'errore che fanno molti di snobbarle. Vedetevela e noi ci vediamo al prossimo video. Like, commenta e condividi. Ciao ciao!